Ridisegniamo i loghi dei social. Mettere a posto la bandana e come ogni buon video che si rispetti, oggi abbiamo un'altra sfida di disegno, dove andremo a rivisitare un qualcosa di già esistente, ma in un stile totalmente diverso. Quindi prenderemo i diversi loghi dei social oggi conosciuti, come ad esempio Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitch e tanti altri, per rivisitarli in chiave doodle art e vedremo un po' che cosa ne esce, cosa succede. Prima di scoprirlo però vi ricordo di attivare la campanellina, iscrivervi, lasciare un mi piace e ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti che ne pensate dei disegni e che ne pensate anche di questa sfida. Se voi siete pronti, iniziamo! Se vi chiedessi qual è stato il primo social e allo stesso tempo quando è uscito, mi sapreste rispondere? Beh, in realtà è abbastanza complesso, tant'è che io ho fatto qualche ricerca e prima di arrivare ai social da noi conosciuti, come ad esempio Instagram e tutti gli altri, ce ne sono stati tanti altri che alcuni sono riusciti un po' a sopravvivere e altri invece sono stati letteralmente dimenticati nel nulla. Il primo in assoluto è stato il sito americano creato nel 1997, mi sembra che si chiamasse 6 Degrees, probably, I don't know, creato appunto con l'intento di collegare le persone anche online. Poi ne sono usciti molti altri, come ad esempio Free and Feed, MySpace, Google+, tutti social che hanno aperto in passato, hanno avuto una loro storia e successivamente hanno chiuso o perché il sito è fallito in sé oppure semplicemente perché sono subentrati altri canali, altri social che hanno preso il posto e quindi quelli non sono più stati utilizzati e poi sono stati semplicemente dimenticati. Come state vedendo, attualmente sto realizzando il logo in doodle art di YouTube. Raga, mi sono appena reso conto che nonostante abbia un botto di roba, non ho una colla. Questo disegno qua sta cambiando sempre di più, perché volevo farlo in un modo, poi ho sbagliato, allora poi l'ho cambiato, allora poi dopo ho risbagliato, ho fatto un altro Credo che sia stato quello che mi ha creato più problemi in assoluto, perché innanzitutto era il primo e ogni volta che inizio una sfida le cose non sono così facili, quindi devo anche testare, vedere un po' che cosa posso andare a realizzare e quindi solitamente è quello che presenta più errori, ma tutto sommato ho cercato di rimediare in modo tale che fosse uno presentabile e allo stesso tempo anche dai carino, in realtà mi piace abbastanza. Essendo il logo di colore rosso ho voluto mantenere questo colore con diverse tonalità che ho con i miei grandissimi marker, tutti qua belli presenti, e nonostante gli errori devo dire che in realtà il risultato finale mi piace abbastanza anche come sfumatura. Ho fatto un po' di ritagli perché avevo fatto degli errori anche per quanto riguarda le ombre, l'ho ritagliato, l'ho appiccicato su un altro foglio e ho creato questa sorta di tridimensionalità come se fossero i lacci delle scarpe che tengono uniti i due pezzi, ma non so bene se mi sia riuscito, nel caso fatemi sapere. Passiamo però adesso al secondo social, ovvero WhatsApp. Non so quale sia tra tutti il social più utilizzato nella comunicazione, credo che in Italia WhatsApp sia davvero fondamentale ormai perché viene utilizzato praticamente per tutto, per la comunicazione base, anche tra gruppi e altre cose, quindi non ho più pallida idea, ma questa volta abbiamo realizzato il doodle con tutte le tonalità di verde. C'è chi una volta arrivati quasi al risultato, eravamo anche in live mentre stavamo disegnando questa illustrazione, ha rivisto in questo disegno la terra, c'è chi invece ha visto una foresta e devo dire che in realtà effettivamente con tutte le diverse tonalità e facendo delle foglie sparse qua e là, in realtà il risultato è abbastanza convincente, quindi di per sé mi piace. La parte più complessa di questa illustrazione credo che sia stato il line art, proprio perché non volevo con questo cerchio, l'ho realizzato con un compasso attaccato allo scotch, veramente soluzioni marcissime, ma quando si è in difficoltà in qualche modo si cercano delle soluzioni e io l'unica che ho trovato è stata questa, quindi sì, proprio di tecnica, un saluto. Tutto sommato, nonostante delle difficoltà qua e là, il risultato finale mi piace molto perché c'è questo distacco tra le linee perfette del cerchio con il doodle art all'interno. E mi piace il fatto che comunque il logo all'interno contenga tutte queste diverse creaturine. Anche sullo sfondo sono stato abbastanza combattuto perché volevo realizzarlo tutto verde in modo tale che l'unica striscia bianca sarebbe poi stato il logo in sé, però allo stesso tempo volevo mantenerlo più clean e quindi alla fine non l'ho realizzato. Ho fatto la firma e ho concluso l'illustrazione. Ed ecco a voi il risultato. Twitch.
Il terzo logo creato in Doodle Art, e credo che questo tra i tre sia quello che preferisco. In assoluto, sì, è venuto fantastico. Non so perché, per quale motivo, ma la colorazione è stata molto soddisfacente, le diverse tonalità di viola si sono amalgamate bene e il tutto, non lo so, si fonde talmente bene che il risultato in sé mi piace davvero molto. Il logo in realtà l'ho leggermente variato perché ad esempio gli occhi sarebbero dritti e li ho fatti sorridenti con le sopracciglia, quindi ci sono stati un po' di cambiamenti, però mi piacciono. E anche qui la contrapposizione che c'è dal line art perfetto delle linee dritte con il line art onduloso, curvilineo dei doodle mi piace, quindi il risultato in sé tra tutti e tre è quello che veramente preferisco. Nel caso fatemi sapere qui sotto nei commenti quale tra i tre preferite. Ma passiamo all'ultimo. Per chi sta vedendo questo video è una piccola sorpresina perché questa volta al posto di andare a realizzare il logo abbiamo provato a fare un character design con i colori del logo di Instagram. Quindi bozza, colorazione e line art. In questo caso la cosa più complessa forse è stata la colorazione, perché ho fatto una colorazione un po' più, diciamo, lavorate rispetto ai precedenti disegni, anche perché ho fatto più ombre, ho utilizzato più colori su uno stesso sfondo, quindi in realtà tutto sommato, anche se l'ho realizzato sul nostro carissimo sketchbook che è qua, e vi faccio già vedere il risultato, ma sì, eccolo qua. Mi piace molto la contrapposizione e il fatto che appunto i vestiti piano piano scendano e la colorazione va un po' a sfumare dal colore più scuro al colore più chiaro. Poi le tonalità calde in realtà contrastano bene con le tonalità più scure del viola, quindi il disegno in sé mi piace davvero molto. È un character design molto semplice, però è anche perché è il primo, però ha quel qualcosa che mi affascina e quindi mi piace. Raga, tra tutte le illustrazioni quella che preferisco in assoluto è il logo di Twitch. Non so perché, sarà per i colori, sarà per il line art o per proprio come sono andato a realizzare il tutto. Mi piace davvero molto, ma ovviamente sono davvero curioso di sapere quale tra tutti questi disegni è il vostro preferito. Detto questo, come al solito io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo la prossima settimana. Saluto! Se questo character design ci può stare, la mia domanda è: ma se noi ci lavorassimo per 7 giorni, come potrebbero diventare i nostri character design?